Siamo a Tenuta Saiano, che è un organismo agricolo immerso all'interno del territorio di Toriana. Tenuta Saiano è un'oasi naturalistica perché si trova ai margini del bosco e perché qui la vite si trova a stretto contatto con gli animali e con un ambiente selvatico. Questi elementi sono molto interessanti quando si parla di viticoltura perché tutto ciò che genera complessità fa sì che la vite stia meglio. Noi in questo momento siamo in una vigna che sfiora i 500 metri di quota, si riesce a fare parlare i vini e le uve con un linguaggio che da una parte parla di mare, quindi di sale, di iodio, di fragranze, e dall'altra che mitiga il calore e la potenza del mare con appunto l'altitudine e la povertà di questi suoli. Essere in altura è un elemento molto importante quando si parla di viticoltura perché consente di coltivare la vite in vicinanza al bosco e in un ambiente più fresco, più ventilato, che come tale meglio fa esprimere i vini nei suoi elementi dell'eleganza. Tutte condizioni in cui queste piccole radure che si ricavano in mezzo al bosco fanno parlare ogni campo con la loro differente espressione. Quindi questa oasi che è vicino alla Cava del Gesso parla di sangiovesi più fruttati e vigorosi, fino a salire su, vicino al resort, dove le argille diventano più tenaci e quindi aumenta il vigore. I segni di questa memoria marina e rocciosa si trovano ovunque, perché il suolo è costellato del cosiddetto scheletro, cioè di questi frammenti di sassi che emergono naturalmente dal suolo. Il gesso nel mondo del vino aumenta la parte fruttata, il calcare crea i tannini eleganti, le arenarie sono la fonte dell'eleganza. In questi territori parla un interprete principale che è il Sangiovese, questa uva storica importante che ha la caratteristica di riuscire a immedesimarsi nel terroir in cui viene coltivato. E così in questi territori il Sangiovese, pur non rinnegando la vicinanza al mare, ricorda i temi dell'altitudine, quindi le viole, il ribes, i frutti rossi del sottobosco, associati appunto a questa enorme vena salina e gessosa che sono legati al terroir. Il secondo grande vitigno di cui vi volevo parlare, tipico del territorio di Rimini, è appunto la Rebola. Se il Sangiovese è un vitigno che gioca sui temi dell'eleganza e della grande interpretazione del territorio, la Rebola, invece, il Grechetto Gentile, è un vitigno di grande carattere, che parla dei fiori gialli, di queste primavere assolate ed energiche appunto del territorio riminese. La storia di Tenuta Saiano è una storia che tra poco compierà 20 anni, quindi parliamo di vigne che hanno trovato la loro piena maturità. Vigne costruite ad alta densità, con 6.000 piante per ettaro, con i frutti vicino al suolo per godere del sole ma anche del calore del terreno. Tutte queste piccole sfumature fanno sì che le differenti propensioni delle uve si trasferiscano poi in bottiglia con vini che parlano strettamente di questo territorio, di mare e di montagna.